Siamo sempre lì, poi parlano di democrazia a me, ma vediamo la democrazia dei giornali, perché la vera cancrena di questo paese non è la politica, sono questi che io ho dietro, non loro personalmente, quello che rappresentano, perché questi qui prendono 10 euro ad articolo, 10 euro ad articolo, però prendono il rimborso di 20 milioni di euro dalle mie tasse, dai cittadini, però poi pagano i ragazzi 10 euro ad articolo, poi fanno gli articoli sul lavoro, sull'articolo 18, sulla precarietà, sono i primi a creare precarietà. Noi gli abbiamo rotto il giochino, è l'unico comune che non è nel PD. Si sono spartiti tutto, non parliamo di 10.000, 100.000 o 2 milioni di euro, qui parliamo di centinaia di miliardi di euro. Li stiamo rovendo il gioco. Questi ragazzi hanno minacce telefoniche e più andremo avanti, più saremo così. E queste carogne, le carogne, non onomatopeiche, le carogne sono lì a dire, a guardare il pelo, ci ha messo 45 giorni, non vanno a vedere che si sono ridotti tutti lo stipendio, hanno tolto tutte le indennità, questo qui va in comune con la bicicletta, hanno speso 89 euro in 3 mesi, no, e fanno quello che possono, non dicono chi ha rubato il miliardo al teatro Regio di Reggio Emilia, che c'era un SRL che succhiava soldi che non si capiva cos'era, che prendevano musicisti dalla Romania, dalla Polonia per pagare la metà, non fanno articoli così, non ne fanno questi articoli così. Allora, o ci aiutate voi televisioni, io sono stato intervistato e faccio interviste con tutti, danesi, inglesi, la BBC, la CNN, Al Jazeera e tutto, faccio interviste sempre, va bene, sempre, faccio interviste con tutti, io le interviste le faccio con i cittadini, con le partite, non li faccio, io non sono democratico. Noi facciamo rec e lo mandiamo in onda, quindi qualunque cosa dice noi la mettiamo in onda, dopodiché nella mia testa penso che lui prima darà delle risposte che non ha ancora dato su questa cosa, probabilmente e se non le desse sarebbe il dittatore? Non lo so, non sta a noi dirlo, noi raccontiamo, noi non scriviamo, facciamo televisione. Dipende dal titolo ovviamente che poi vorrete dare. Ma non mettiamo i titoli, facciamo televisione. No, sono giornalisti, siamo in diretta in questo momento. Non si fanno interviste ai giornalisti? Volevo fare una domanda. A me? Sì, una domanda. Non so proprio tempo. Una cosa velocissima. No, volevamo sapere come mai eravate qua oggi. Per coprire Grillo, la protesta, eccetera, per vedere prima... La protesta contro l'inceneritore, la manifestazione. Sì. Ok? Come funzionava, cosa diceva il popolo grillesco? Sull'inceneritore. Grazie. L'inceneritore o per la guerra? L'inceneritore, però alla fine è stato un comizio di Grillo alla fine. È stato un comizio di Grillo che si è scagliato contro i giornalisti praticamente. Contro i giornalisti o contro le testate giornalistiche? Entrambe. Si è parlato del caso Fabia, della democrazia interna che c'è dentro il Movimento 5 Stelle, ma della cosa centrale non si è parlato alla fine. Sembra che forse hanno iniziato a parlare da dopo. Sì, adesso ci sono i tecnici che stanno parlando dell'inceneritore. Sì, adesso sì. Infatti i giornalisti sono tutti quanti dietro a cercare di capire. Sono tutti là i giornalisti in realtà. Qual è il vero punto della giornata? Cioè, si è venuti qui per cercare di capire. Per chiudere l'inceneritore. L'obiettivo della giornata era quello. Sì. Per quale giornale? Gazzetta di Parma. Gazzetta di Parma. Sì. Domanda fondamentale per tutti quanti. C'è democrazia nel tuo giornale? Insomma. Non tanta. Il caffè noi non lo prendiamo. Voi qui siete venuti oggi per l'inceneritore. Diciamo che non vi crede quasi nessuno. Perché siete venuti qua oggi per vedere finalmente l'abbraccio Fabia Grillo. È normale che noi non è che ci facciamo dire che domande dobbiamo fare. La stampa siamo pecore, la stampa segue sempre. Avete il chip anche voi? No, Nessuno più di tanto interessa realmente né l'inceneritore né proprio le fake news. È Beppe Grillo, è la sua posizione nella politica italiana, il suo peso nei sondaggi politici attuali, che ora forse un po' scende, un po' risale, ma insomma è la sua figura che fa spettacolo, fa informazione, fa notizie.
Mi sembra che sia molto carico, molto determinato, vuole fermare l'inceneritore, molto deciso. Mi pare che quando scende in campo lui qualcuno deve preoccuparsi. Ho fatto una bella domanda. Ma sei difficile? Perché scusa, non ti posso dire che hai fatto una bella domanda? Vuoi prendere per il culo? No. No, fare delle serie. Allora hai. Il giornalista è corretto. Ma fatti delle pippe. Perché scusa, l'unica domanda oggi che non è ancora fatta è se Come era questa qui, era l'inceneritore. Mandate un servizio sull'inceneritore. Che cazzo stai dicendo? Ma cosa niente, mica sono quelli Ma vuoi farmi imparare a fare domande? Dai, spiegami. Perché non era una domanda giornalisticamente interessante? Dimmi. Voglio sapere che cosa interessa, secondo te alla RAI dopo c'è stata una polemica su un dibattito sull'inceneritore. Quelle l'abbiamo già fatta, è una domanda che segue. A chiedere? No. Fabio, l'hai visto oggi? Hai ragione. Allora, ti spiego. E io devo pagare il canone perché tu vieni qui a chiedere se hai visto Fabia? No. Ma stiamo scherzando? Tu non capisci niente. Io giornalisticamente non capisci niente. Non capisco niente. Perché le altre domande le abbiamo fatte prima. Qui per questa ragione. No. Ma cosa? Abbiamo fatto un'intervista oggi a diversi giornalisti che hanno detto tutti quanti la stessa cosa. Hanno detto tutti la stessa cosa. Siamo qui per vedere che cosa succede all'interno del movimento. Eravamo qui per l'inceneritore, che è la tua salute. Quella domanda era giornalisticamente rilevante. Tu purtroppo giornalisticamente non capisci niente. Rispondo io per lui. Io non posso parlare. Ti rispondo io per lui. L'hai incontrato? Sì. Quindi? Che vi siete detti? Bellissimo. C'è stato un riavvicinamento. C'è stato premio Pulitzer anche quello non è perché siamo riusciti ad arrivare. Ma non è interessante. La domanda sul dibattito interno del Movimento 5 Stelle. Se non l'avessimo fatta, qualcuno avrebbe detto perché non avete fatto quella domanda? Per cui tu stai zitto un attimo e impara. Adesso mi stai facendo girare i coglioni. Perché? No, adesso un po' devi. Oh, va bene. È giusto che tutti. Questo è un mestiere per cani e porci, ormai tutti possiamo farlo. Tutti possiamo farlo. Però che mi venga anche a fare imparare come fare queste cose. Perché l'inceneritore ci andavo 10 anni fa con lui. Sinceramente hai un modo sbagliato di porti. Perché ti poni. Ma tu non hai il microfono. Ma se tu vai col microfono della RAI e parli con lei, sta bravo perché è stato provocatorio. No signora, no. Lui è prevenuto. No, lui era prevenuto. Lui era prevenuto perché pensava questo è venuto qui per fottersi Beppe Grillo. La domanda hai visto Fabia, sapeva di provocazione, capito? Sapeva. La manifestazione sull'inceneritore è finita, vorremmo sapere il tuo commento. Sono sopravvissuto, è una frase che si dice sempre perché dopo una giornata così è sempre impegnativo. Comunque io penso che sia venuta una bella manifestazione, abbiamo fatto parlare tanti bravi tecnici, tanti esperti, tante persone che hanno fatto anche battaglie in questi anni proprio contro l'inceneritore di Parma, ma non solo, perché se pensiamo a chi è intervenuto hanno fatto battaglie di questo tipo in tutta Italia, l'hanno fatte a Torino, l'hanno fatte a Napoli, quindi veramente penso che sia una battaglia in cui unirsi tutti in tutta Italia. Detto questo, l'importante è che i cittadini siano coscienti che non si possono fare questo tipo di opere sopra la loro testa, soprattutto a loro spese, perché poi questo inceneritore, come tutti gli altri, viene pagato in bolletta, quindi non c'è nessuna possibilità di dire che invece no, è un ottimo investimento economico. Lo paghiamo noi, tra l'altro a Parma con una delle tariffe più alte d'Italia. Che altro dire? Nessuno dovrebbe meritarsi un inceneritore nel proprio territorio, quindi tutti dobbiamo fare il massimo nel nostro caso adesso ovviamente per fermare il nostro, ma per chiudere progressivamente tutti gli inceneritori d'Italia. È una strategia possibile, basta solo metterci la volontà e far capire che gli interessi economici che ci sono dietro non sono quelli per l'interesse comune, ma sono quelli per arricchire queste multi-utility, perché il problema non è solamente di quella che opera a Parma, ma anche di quelle che operano nel resto d'Italia. Dobbiamo tornare ad avere il controllo dell'indirizzo di quello che è la gestione delle nostre risorse e dei nostri beni comuni. Grazie mille, in bocca al lupo. Ti raccomando. Se trovate le ruote della bicicletta che mi ha dato, io l'aspetto.